Hola Ada, Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un gruppo che, senza inventare granché, riesce comunque a unire groove e heavy metal classico in qualcosa dall'impatto grandioso. Se secondo la narrazione che oggi va per la maggiore, negli anni 90 il metal classico fu spazzato via solo dal ciclone grunge, all'epoca non tutti la pensavano così. Più di una testimonianza di chi c'era all'epoca riporta il fatto che tanti amanti del metal ce l'avessero coi Pantera, per il successo del loro metal moderno che stava rovinando il genere. Fatto curioso contando che ora i texani sono stati rivalutati tra i grandi del metal, e non solo. A oggi ci sono tante band che uniscono il loro groove metal a sonorità più classiche, in un ibrido spesso meno banale rispetto a chi suona i due generi in maniera pura. È anche il caso degli Animal Rage. Nati a Monterey nel 2020, quando il cantante Abe Phoenix e il chitarrista Dave Coral si sono incontrati a un funerale, hanno in breve reclutato altri musicisti, tra cui brilla l'ex Angra e turnista degli Wasp, Achilles Priester. Vari cambi di formazione non hanno impedito al gruppo di cominciare a muoversi. Nel 2022 è stata la volta del primo singolo, che poi ha dato il nome anche al primo full length, Last Standing Man. Uscito autoprodotto il 20 ottobre 2024, è stato ristampato a fine luglio scorso dalla nostrana Wormhole Death, che come spesso accade ci ha visto lungo. Al suo interno, come già detto, la band unisce due mondi diversi. Da un lato c'è un heavy metal tendente allo speed, di stampo piuttosto classico e modernizzato giusto dall'ottima registrazione, pulita e molto incisiva. Valorizza al meglio anche l'altro lato degli Animal Rage, un groove metal non lontano dalla tradizione dei Pantera. Forse non è spinto all'estremo, ma non è neppure troppo melodico, e dà alla musica dei messicani un bel rinforzo. In più, Last Standing Man presenta influssi che ne rendono il suono più vario e spesso anche più melodico, se parliamo delle venature power e progressi. Anche se a tratti viene fuori persino qualche elemento di retrogusto trash che non si incastra male nella musica del gruppo. Il risultato è un suono potente e tamarro nel senso positivo del genere. Coinvolge bene soprattutto con la sua potenza che rende Last Standing Man un perfetto album da strada. Merito anche di un ottimo livello di ispirazione. Pur senza far molto di nuovo, gli Animal Rage riescono a intrattenere nella giusta maniera, con musica godibilissima e di energia notevole. Ciò succede soprattutto all'inizio e alla fine del disco. Nella parte centrale della scaletta è presente una lieve flessione con canzoni che impressionano meno, pur rimanendo molto buone. Ma quelle iniziali e finali fanno ancora meglio. Per esempio, Egocentric Rats è una partenza bomba, per non parlare poi della title track. Tra un ritornello iper catchy e incastri di riffoni potentissimi, incide alla grandissima e si lascia anche ricordare con facilità, bastano giusto uno o due ascolti. Nel finale si segnala invece Animals in the Sky, un lento però molto lontano dai canoni, con le sue sonorità etniche azteche e rituali, che riportano molto alle origini antiche del popolo messicano. È anche un buon episodio per far respirare il disco prima della conclusiva Shadowless. Dopo un inizio prog che ricorda quasi Opeth, diventa un carro armato, groove metal della migliore specie. Semplice ma di gran potenza, colpisce alla grande lungo tutto i suoi 5 minuti, tra riff possenti, assoli al fulmicotone, influenze speed ben piazzate, come anche il finale progressi. Contribuiscono a quella che è la mia canzone preferita dell'album. Insomma, da un lato è vero che gli Animal Rage non suonano nulla di nuovo o quasi, ma dall'altro lo fanno molto bene. È probabile non abbiano neppure l'ambizione di portare avanti chissà quale esperimento. Possiedono una buona personalità, ma per il resto tutto ciò che vogliono è coinvolgerti nella loro energia. E con Last Standing Man ci riescono nella maniera migliore. Parliamo di un disco eccellente, semplice ma intenso. A chi ama il metal tradizionale più duro e puro, almeno un ascolto è più che consigliato. Voto di Heavy Metal Heaven, 86 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo attirato verso la band messicana? Faccelo sapere nei commenti oltre a mettere like e condividere. Puoi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!